Per quanto riguarda l'efficienza del segnale radio, è meglio utilizzare il vecchio radiocomando RCN1 sul nuovo drone DJI Mini 3 Pro oppure il nuovo radiocomando RC con monitor integrato? Il DJI Mini 2 funzionante in OcuSync 2 è migliore o peggiore del DJI Mini 3 funzionante in OcuSync 3 a parità di radiocomando? E l'Evo Nano Plus è migliore o peggiore dei precedenti due droni per quanto riguarda il segnale radio? In questo nuovo video cercheremo di rispondere a queste e ad altre domande e a mostrare altri aspetti del DJI Mini 3. Benvenuti su Quadriquattro News. Una delle cose che non avevo ancora provato è la modalità FPV. Volevo verificare la tenuta del gimbal quando si fanno le virate, come in questo caso. Attenzione, questa è modalità sport. Quando si utilizza la modalità sport non sono attivi i sensori evitamento ostacoli. Questa modalità si può utilizzare anche in modalità normale, ovviamente si andrà più piano e i sensori saranno attivi. Modalità FPV per rendere più dinamici i video, anche se la velocità di salita e di discesa sono abbastanza limitate, non sono come quelle di un vero drone FPV. Comunque si può utilizzare direttamente con app oppure inserendo lo smartphone in un visore come la Magimask e utilizzare quello. Ricordatevi che quando utilizzate un visore accanto a voi deve esserci un osservatore e comunque il visore può servire anche non per pilotare in FPV, ma semplicemente per vedere meglio ciò che si sta inquadrando quando pilotiamo il drone normalmente, soprattutto nelle giornate di sole. Questa è la Magimask, basta semplicemente inserire lo smartphone senza utilizzare altre app, si utilizza la DJI Fly direttamente e si vede a schermo pieno, e questa è la caratteristica più importante della Magimask. Non c'è bisogno di un visore VR e della separazione delle due immagini. Qua semplicemente si inserisce lo smartphone e si può vedere un film, si può vedere l'app DJI Fly, così come tutte le altre app a schermo pieno. Vi lascio il link in descrizione. Ovviamente per utilizzare lo smartphone bisogna utilizzare l'RC N1 perché l'RC con monitor integrato non ha l'uscita video. Immagino che state aspettando la verifica del segnale radio, un attimo di pazienza. Questo è un piccolo confronto tra la qualità video del Nano Plus e quella del Mini 3. Nano Plus settato a 4K 30 fps HDR attivo. Qua invece Mini 3 30 fps, sappiamo che a 30 fps l'HDR è attivo, quindi a parità di condizioni, ovviamente sempre 4K. Sono scene che non sono proprio uguali, però meglio che niente, poi farò prove più intensive. E qua il confronto tra le due immagini. Qual è la migliore secondo voi? Naturalmente gli ultimi firmware aggiornati al 17 maggio, il Mini 3 in particolare ha il firmware ufficiale del 17 maggio. Ma passiamo alla verifica dell'efficienza del segnale radio, in modo da rispondere alle domande che ho posto all'inizio di questo video e a fare altre osservazioni. Per introdurre alcuni elementi di criticità, il pilota si è posizionato in questo punto in modo da avere degli alberi a copertura parziale della linea di vista tra drone e radiocomando. Il drone sarà pilotato in avanti. Ed ecco il primo confronto: in alto il Mini 3 con l'RC con monitor integrato, sotto il Mini 3 pilotato con radiocomando RCN1 5,8 GHz in CE, quindi 25 mW. Vediamo in alto sulla destra che c'è un po' di nebbia, non è un difetto del ritorno video, ma in quel momento lì c'era proprio della nebbiolina in quel punto, mi ha detto il pilota. Tuttavia rilevo che la registrazione sullo smartphone, quindi con l'RC N1, ha una migliore definizione. Questo perché l'RC Monitor registra su SD card in maniera più degradata rispetto a quanto presenta sul display, sul monitor. Ecco che siamo arrivati ai limiti più o meno, tutte e due uguali. Ovviamente prove alla stessa altezza, sferramento degli alberi per mettere in difficoltà il segnale e quindi notare le differenze.
Bene, allora proviamo stesso confronto sulla 2,4 GHz, sotto l'RCN1, sopra l'RC con monitor. Vediamo come procede. Allora, qua possiamo notare che l'RC con monitor è già più debole come segnale, anche se l'RCN1 ha avuto un piccolo sgancio, però l'RC con monitor sembra essere un po' più debole. Vedete? In questo momento l'RC con monitor si è frizzato, anche se c'è ancora segnale. Vediamo dalla telemetria che il pilota lo sta portando avanti, lo sta alzando leggermente. Ecco che adesso ha recuperato segnale. Adesso ha recuperato un po' più di segnale, però l'RC con monitor ha dimostrato di essere leggermente più in crisi in questa situazione. Tra l'altro vedete l'RCN1 è a 80 metri di altezza e l'RC con monitor era a 92, quindi la maggior altezza l'ha aiutato. Quindi mentre sulla 5,8 GHz più o meno erano uguali, sulla 2,4 vince l'RCN1. Il pilota ha voluto fare anche un confronto con l'aiutino, quindi questa volta la nebbiolina la vediamo sull'RCN1, mentre sopra sull'RC monitor l'immagine è limpida. Siamo sulla 5.8, vediamo cosa accade. In precedenza entrambi avevano sganciato intorno ai 620-630 metri. Vediamo adesso con una maggior potenza cosa succede. Sempre in sfioramento delle cime degli alberi, l'altezza è riferita al punto di decollo. Qua il terreno sta salendo, quindi rispetto al terreno il drone resta comunque basso. Allora, adesso l'RCN1 vola a 50 metri, ha avuto una piccola esitazione, mentre l'RC monitor era a 70 metri di altezza, quindi era avvantaggiato. Vediamo che l'RCN1 recupera altezza, più o meno adesso sono pari. Questa è la 5.8 che in precedenza in modalità CE aveva sganciato a 630 metri più o meno. Ecco, adesso stiamo arrivando ai limiti. Vedete, questo è l'indicatore della frequenza e direi il pilota ha deciso, arrivato a questo punto il pilota ha deciso di fermarsi perché comunque ha rilevato che il segnale c'era ancora e volendo poteva continuare, magari alzandosi un pochino di quota. Dopodiché è stata fatta la prova tra Mini 2 con RCN1 e Nano Plus. Mini 2 in CE, Nano Plus com'è? Non sappiamo se era in CE o se era in FCC, però sappiamo, l'abbiamo aggiornato all'ultimo, è stato aggiornato all'ultimo firmware, quello del 5 maggio. Quindi sotto Mini 2 con RCN1, sopra Nano Plus. Nano Plus è un po' più lento, altezza uguale. Ottima, sempre ottima l'immagine del Nano Plus. Andiamo avanti. Mini 2 sta comportando molto bene, è in CE, quindi 25 mW. Se ricordate il Mini 3 a questa distanza stava iniziando a sganciare e in effetti adesso anche il Mini 2 inizia a riscontrare dei problemi. Il pilota decide di alzarlo leggermente e ha ripreso segnale. Vediamo il Mini 2 a 84 metri, mentre il Nano è intorno ai 50 metri ed ha un ottimo segnale ancora. Guardate come sfiora gli alberi il Nano. Adesso si alza anche lui perché è effettivamente un po' troppo basso. Il pilota ha voluto rischiare qualche cima degli alberi. Adesso anche il Nano si alza. Ecco, il Nano inizia a avere qualche problemino.
quindi il pilota decide di alzarlo ulteriormente. Image transmission signal is weak. Il Mini 2 invece è a 90 metri, il Nano lo sta raggiungendo a 90 metri, però guardate il Mini 2 è già 1200 metri a 5,8 GHz in CE 25 mW. Image transmission signal Vedete? is weak. 5,8 GHz, linee che indicano che in CE tutto regolare per il Mini 2. Adesso il pilota ha provato a mettere sulla 2.4 per vedere se il segnale si Image recupera, transmission signal is weak. mentre quello è l'allarme del Nano, ed ecco che il Mini 2 ha recuperato segnale sulla 2.4, quindi volendo si potrebbe ancora andare avanti. Il pilota però ha deciso di fermare la prova, Signal is weak. perché comunque c'era segnale, entrambi hanno segnale, siamo un po' ai limiti, anche il Nano Plus ha un po' di problemi e quindi secondo me il Nano Plus con l'ultimo aggiornamento è stato depotenziato, probabilmente il Nano Plus ha la potenza in CE, perché in precedenza so di qualcuno che rispetto ai droni DJI lanciava il Nano Plus a distanze doppie rispetto a un drone DJI in CE. Image transmission signal is. Bene, è ora di trarre qualche conclusione. La grande differenza tra il Mini 2 e il Mini 3 e il Nano Plus e altri droni simili è quella che il Mini 2, come vedete, ha le antenne nei piedini, quindi ben esposte. Il Mini 3 le ha integrate nei bracci. Anche i radiocomandi sono diversi. Il radiocomando con monitor ha le antenne inglobate all'interno della scocca. Quello invece, l'RCN1, le ha sempre inglobate, però si allontanano quando mettiamo lo smartphone e quindi sembrano essere più esposte e più efficaci. Poi abbiamo visto che quando il drone lavora sulla 5,8 GHz in CE, più o meno usarlo con l'RCN1 oppure con l'RC con monitor cambia pochissimo. Però abbiamo visto che sulla 2.4 l'RCN1 è più efficiente, mentre se il drone viene messo in FCC, entrambi i radiocomandi nel range che abbiamo visto più o meno si equivalgono, perché la minore efficienza dell'RC con monitor è compensata dalla maggior potenza della modalità FCC. A proposito di FCC, molti pensano che i dati dichiarati da DJI quando dice che un drone deve fare 12 km sono quelli, quindi quando utilizza il suo drone, se non arriva a 2 km ad esempio, c'è un problema. In realtà sono dati dichiarati da DJI prima di tutto in FCC e in secondo luogo sono in un campo libero aperto, senza interferenze. E infatti nelle specifiche DJI indica anche che valori ci sono in caso di interferenze. Ad esempio nel caso del Mini 2, in ambiente urbano con forti interferenze il range dichiarato in FCC è 3 km, con interferenze medie 6 km, libero da interferenze 10 km. Guardate per il Mini 3, quando ci sono interferenze forti non è più 3 km ma è da 1,5 a 3 km, medie da 3 km a 7 km, basse interferenze da 7 a 12 km. Significa che quando ci sono interferenze oppure ostacoli, come nella prova che abbiamo visto, il Mini 3 soffre di più rispetto al Mini 2. Quando il campo è libero o ci sono poche interferenze, magari OcuSync 3 vince, ma quando c'è da far lavorare le antenne, vince ancora il Mini 2 con OcuSync 2, appunto per via delle antenne esposte. Quindi le mie conclusioni, la mia tra virgolette verità sul segnale radio del Mini 3 è questa. Il Mini 2 con l'RCN1 nel complesso è più efficiente rispetto al Mini 3 per via principalmente delle antenne più esposte. Nonostante il Mini 3 abbia l'OcuSync 3 e il Mini 2 OcuSync 2, non importa, Mini 2 top con l'RC1. Quando usiamo il Mini 3, se usiamo l'RCN1 abbiamo un leggero vantaggio rispetto all'utilizzo dell'RC con monitor. Il Nano Plus probabilmente è stato depotenziato e quindi adesso quando vola in Europa vola in modalità CE, quindi più che depotenziato adeguato alle normative europee, e i suoi risultati sono molto simili a quelli del Mini 2, come abbiamo visto.
Bene, questo è quanto penso della situazione, secondo i rilevamenti che ho potuto analizzare. Vi ringrazio per l'attenzione, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie a tutti e al prossimo video su Quadricontro News.